Allora, oggi vi porto su quello che è il circuito di Livinallongo, o che noi chiamiamo Roda de Fodom. Un bellissimo giro di 60 km circa che ci porta da Badia, Passo Campolongo, la valle di Livinallongo, Passo Falzarego e Valparola e poi di nuovo verso casa. Intanto, per prima cosa pedaliamo fino a Corvara per poi affrontare il Passo Campolongo. Passo Campolongo. Ok, stiamo uscendo dall'abitato di Corvara e stiamo affrontando il Passo Campolongo. Sono 5,8 km. Incontreremo ben 13 tornanti che ci sono nella prima parte. I metri di dislivello sono 350 con un 6% di pendenza. La massima è all'11% ed è un tornante un po' ripido a metà salita. Abbiamo fatto il primo tratto del Passo Campolongo, non è ancora finito. Questo è il tratto di piano nei pressi del campo da golf. Come vediamo, per il nostro giro siamo a metà della prima salita e stiamo affrontando il segmento del Dolomite Bike Day Alta Badia. Fra poco rinizia la salita. Il Passo Campolongo si affronta anche quando si percorre la Sella Ronda in senso orario del verso che stiamo facendo oggi. La differenza fra Sella Ronda e il giro di Livinallongo è semplice. Il giro di Livinallongo o Roda de Fodom sono 6 km meno, quindi 60 km, e 2 salite meno. Quindi personalmente mi piace molto più questo giro qua che la Sella Ronda, però perché non amo la salita, oppure io amo solo la salita perché dopo c'è la discesa. Eccoci ai 1875 metri del Passo Campolongo e adesso giù in discesa verso Araba e poi Pieve di Livinallongo.
Abbiamo attraversato l'abitato di Araba, frazione Alfauro. Passo Falzarego e Valparola, perché alla fine qua ne prendete due in uno. Sono 10 km fino a Falzarego, 12 fino a Valparola, con l'ultimo tratto duro del 15%. Passo Falzarego è una bella salita, fa parte di quelle strade costruito su volontà di Cristo Mannos per collegare Bolzano a Cortina e poi fino a Dobbiaco. Quindi ha questa bella pendenza fatta proprio perché i pullman di allora potessero affrontare queste salite con facilità. Per chi non è di fretta, consiglio qua su a sinistra di girare a sinistra ovviamente e visitare il castello di Andraz. Molto bello, specialmente per far foto. Noi intanto continuiamo a sudare. Una caratteristica del passo Falzarego è il famoso tornante scavato in galleria che si vede qua su. È il tornante numero 14. Questa galleria fa sempre un po' freschino e usciamo con il Sas Destria davanti. Eccoci arrivati al secondo passo della giornata, il passo Falzarego. Funivia che porta su al Lagazzoi. Noi giriamo verso sinistra e ci accingiamo a soffrire un pochino sull'ultimo tratto verso il passo Valparola. Che possiamo calcolare come terzo passo della giornata, anche se è solo lungo 1 chilometro e 200 metri. Per il passo Valparola vi insegno il trucco. Contate fino a 3. 1, 2 e 3. Quando il terzo sasso è arrivato, siamo effettivamente arrivati al passo Valparola. Passo Valparola, da cui poi adesso inizia la discesa giù fino a Badia. Seguiteci.
finita la discesa del passo Valparola, ora ci dirigiamo verso il paese di San Cassiano e poi una stradina speciale per ritornare a Badia, così da non ritornare sulla statale. Allora, come vi dicevo, una volta passato San Cassiano, quando vedete l'abitato di La Villa, prendete questa stradina. Attenzione, subito qua a destra. Questa stradina laterale era quella che una volta era anche l'arrivo di 2 o 3 edizioni della Maratona delle Dolomites, quando si finiva a San Leonardo. Questa strada laterale si taglia la strada principale a fondovalle e porta all'abitato di San Leonardo. Stradina laterale che si può anche fare venendo dall'altro lato, per chi decidesse di fare la Roda del Fodom in senso orario. Noi l'abbiamo fatto oggi in senso antiorario, con il Campolongo prima, il Valparola a seguire. C'era l'arrivo della Siamo ritornati 57 km.